Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Riesco a capire l'italiano, però non lo parlo. Se anche tu hai questo problema, guarda questo video fino alla fine. Io sono Carlo e se sei nuovo su Piazza Square iscriviti ora per non perderti nessun video sull'italiano e sull'Italia. Tante persone ci scrivono ogni giorno dicendoci: io riesco a capire l'italiano, riesco anche a guardare i tuoi video, però quando mi trovo a parlarlo non riesco, mi blocco. Se hai anche tu questo problema, prova ad ascoltare i consigli che sto per darti e ti assicuro che piano piano sarai in grado anche tu di parlare italiano. Il primo aspetto di cui voglio parlare è il vocabolario, è la conoscenza delle parole. Si può dire che ogni persona ha un vocabolario passivo e un vocabolario attivo. La differenza tra i due vocabolari è questa qui. Nel vocabolario passivo ci saranno tutte le parole che riesci a capire se sono dette da qualcun altro, riesci a capire il significato, sai che cosa vogliono dire. Nel vocabolario attivo ci saranno tutte quelle che non solo riesci a capire, ma ti vengono anche in mente quando sei tu a parlare. Eh sì, questo vuol dire che ci saranno delle parole di cui conosci il significato se le ha dette un'altra persona, però quando ti trovi tu a dover fare un discorso sei lì a pensare: come si diceva quella cosa? Non mi riesco più a ricordare. Miei cari amici, conosco benissimo questo problema. Mi è capitato quando imparavo le altre lingue. E allora adesso ti voglio raccontare un po' come faccio io a spostare una parola dal vocabolario passivo al vocabolario attivo e quindi trasformare una parola che conosco ad una parola che conosco e so anche usare attivamente. Il primo consiglio che voglio darti è: fai pratica sulle parole più importanti che ascolti e capisci. Ad esempio, se stai guardando un film e nel film ripetono una parola tante volte, magari tu sai che con quella parola hai dei problemi quando devi usarla in modo attivo. Scrivila, prova a ripeterla, abituati al suono della parola quando è pronunciata da te, quindi quando esce dalla tua bocca. Un'altra cosa che puoi fare è provare a registrarti. Basta un semplice telefono. Se vuoi allenarti a parlare italiano, scrivi delle frasi, leggile e registrati in modo che poi puoi ascoltare come pronunci le parole. Magari se non sei sicuro della pronuncia, puoi anche andare su Google Translate oppure i tanti traduttori che ci sono disponibili online e provare ad ascoltare come è pronunciata dal traduttore. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Un altro consiglio che voglio darti se capisci l'italiano ma non lo sai parlare è: prova a fare degli amici che parlano italiano. Trova una community di persone che vuole esercitarsi nella lingua. Alla fine la maggior parte del successo nel riuscire a parlare una lingua dipende da quanto ti sei esercitato. E quindi esercitati il più possibile con amici che puoi incontrare per la strada o amici con cui puoi parlare online tramite WhatsApp, Telegram o quello che trovi disponibile online. L'ultimo consiglio che voglio darti prima di chiudere questo video è: per parlare una lingua non devi conoscere tutte le parole. Smetti di preoccuparti perché non conosci tutte le parole specifiche da usare. Impara le parole più comuni. Molte volte le parole più comuni vanno bene per esprimerti in tanti altri contesti. Ok, magari non ti
ti esprimerai nel migliore dei modi, però sarà un primo passo che ti porterà pian piano attraverso l'esercizio a poter parlare l'italiano con tranquillità. E quindi se ti piace questo tipo di contenuto sull'italiano, guarda le nostre playlist su Piazza Square. Abbiamo tanti modi di dire e tante lezioni sia in italiano che in inglese. Inoltre puoi attivare i sottotitoli se c'è qualche parte che non capisci. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!